Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Ultimamente tutti stanno parlando di ChatGPT, uno strumento di intelligenza artificiale progettato per rispondere alle domande, che si esprime attraverso testi e genera conversazioni sotto forma di chat, appunto. C'è chi lo ama, chi lo odia e chi lo teme. Ma la domanda per questo video è: può ChatGPT essere veramente uno strumento utile per imparare le lingue straniere? E in particolare l'italiano? In questo video proverò a utilizzarlo e vi darò la mia opinione. Pro e contro, vantaggi e svantaggi di utilizzare ChatGPT per imparare l'italiano. Un vantaggio dell'uso di ChatGPT è sicuramente la possibilità di migliorare, di praticare la grammatica. Ad esempio, quello che potete fare con ChatGPT è fargli correggere dei testi. Devo dire, ChatGPT è in grado di correggere molto bene sia la coniugazione dei verbi, sia la punteggiatura, sia la scelta delle parole. Ora, io lo dico ai miei studenti e a chiunque stia imparando con un insegnante. Non fate correggere i compiti che vi vengono assegnati a ChatGPT prima che all'insegnante. Questo non ha molto senso. Quindi anche la vostra lezione con l'insegnante perderebbe ragione di esistere e quindi no, quella è una cosa diversa. Ma è fantastico se per esempio non avete nessuno a cui far correggere i vostri testi. Oppure ChatGPT può essere una risorsa in più rispetto alle vostre lezioni con l'insegnante. Non so, il mio consiglio: cominciate a scrivere un diario personale, quindi al di là dei compiti che ricevete dall'insegnante, iniziate a scrivere qualcosa di vostro, in cui annotate le cose che vi succedono durante la giornata, oppure i pensieri, i sogni, le emozioni. Qualche frase da scrivere ogni giorno. Ecco, queste cose potete farle correggere a ChatGPT. Una cosa fantastica che ho scoperto di ChatGPT è poi la sua capacità di generare dialoghi su qualsiasi argomento e di qualsiasi registro, formale e informale. Bene, sfruttate questa risorsa per ampliare il vostro vocabolario nella lingua straniera. Perché quando volete imparare delle nuove parole, le liste non sono mai uno strumento efficace, perché diventano noiose, ripetitive e difficilmente le parole che si imparano con le liste rimangono impresse nella memoria a lungo termine. Invece, imparare le parole nel contesto è sicuramente più facile e anche più stimolante, oltre che duraturo. Quindi il mio consiglio è quello di sfruttare ChatGPT per fargli creare dei dialoghi che siano utili per voi. Tutto quello che dovete fare è dargli indicazioni sul tema, quindi sull'argomento del dialogo e sul registro, e la sua creatività vi stupirà. Io l'ho messo alla prova sia con il registro formale sia con il registro informale e devo dire che veramente i dialoghi che ho ottenuto erano molto interessanti e, ripeto, se avete voglia di imparare vocabolario specifico di un argomento, dovete semplicemente chiederglielo. E fidatevi, ci sarà sicuramente qualcosa di nuovo da imparare. Sicuramente, altro vantaggio di ChatGPT è il fatto che può essere per voi un ottimo amico virtuale nella lingua che state studiando. Per esempio, molti miei studenti, oltre alle nostre lezioni, usano delle app che consentono di conoscere persone per scambi linguistici. E questi scambi linguistici avvengono generalmente via chat.
ma non sempre queste chat sono affidabili, perché magari l'altra persona non risponde immediatamente. Quindi loro cominciano una conversazione, ma l'altra persona risponde dopo ore. Oppure l'altra persona non ha lo stesso livello di impegno che loro hanno. Quindi magari non sempre fa le giuste correzioni o dà delle risposte esaustive. Ecco, ChatGPT può essere una buona soluzione a questo. Funziona molto bene per fare una chiacchierata informale. Ogni volta che volete, quando avete pochi minuti liberi, oppure se siete annoiati, e potete parlare come se foste tra amici, insomma, del più e del meno. E sicuramente avreste la certezza che vi risponderà immediatamente, che le frasi che produce sono grammaticalmente corrette e che le sue risposte saranno sempre esaustive. Quindi allo stesso tempo potete praticare il vostro linguaggio, per esempio informale, ma anche la comprensione scritta leggendo le risposte che ChatGPT vi dà. Ovviamente la stessa cosa vale anche per la forma di cortesia, perché ancora molti studenti mi dicono: io non ho problemi a praticare l'italiano colloquiale, ma non ho nessuno con cui parlare in maniera formale, con cui utilizzare la forma di cortesia, che invece è molto importante quando per esempio si è in Italia. Cosa fare dunque? Ancora una volta ChatGPT vi viene in aiuto, perché potete semplicemente chiedergli di fare una conversazione formale e lui lo farà. Quindi potete darvi del lei invece che darvi del tu. Basta solo chiedere. Un altro buon modo di utilizzare ChatGPT è quello di fargli creare degli esercizi su un determinato argomento e di qualsiasi tipo, quindi con domande aperte, domande e risposta multipla, vero o falso, frasi con degli spazi bianchi da completare. Quindi potete mettervi alla prova molto facilmente senza dover impazzire su Google per trovare dei file con degli esercizi e non temete perché vi darà anche le soluzioni. Ancora, un altro vantaggio di ChatGPT: è ottimo quando avete un dubbio ma avete fretta e quindi non volete cominciare a fare una lunga ricerca su Google e dover aprire un sito alla volta, leggere il contenuto di ogni sito, poi magari quel contenuto non è quello che stavate cercando, quindi dovete aprire un altro sito e continuare a leggere, fino a quando, unendo tutte le informazioni, probabilmente ottenete la risposta che desideravate. Bene, ChatGPT fa tutto questo lavoro per voi. E in effetti io mi sono un po' divertita a chiedergli qualsiasi cosa e ho ottenuto veramente delle risposte esaustive in poco tempo, senza dover affrontare tutto l'elenco dei vari siti. E poi ha prodotto per me anche una poesia sulla mela. Insomma, in quanto a produzioni è veramente incredibile. Ma niente è perfetto. E anche ChatGPT ha dei difetti, almeno a questo momento in cui io l'ho provato. Poi non so se magari nel futuro loro lo miglioreranno e lo renderanno sempre più potente. Però, per il momento, anche se le frasi che produce sono grammaticalmente corrette, qualche volta potrebbero essere un po' incomplete e poco accurate. Un problema simile, e forse in portata maggiore, l'ho riscontrato con gli esercizi che gli ho chiesto di produrre. Non con tutti gli argomenti, ma con alcuni in particolare ha fatto un po' di confusione. Penso soprattutto ai pronomi. Quindi, insomma, in generale è abbastanza preciso, accurato, ma come tutti noi esseri umani, anche ChatGPT commette degli errori. Perciò non prendete alla lettera tutto quello che vi dice e non assorbitelo immediatamente. Se voi vi rendete conto o se pensate che abbia commesso un errore,
Diteglielo, semplicemente. Fategli pure tutte le domande che desiderate. Vi risponderà senza esitazione. E se ha sbagliato, non è come gli esseri umani che si arrampicano un po' sugli specchi pur di non ammettere la verità. No, ammette immediatamente l'errore e chiede anche scusa. Poi, un altro difetto, o se vogliamo un altro limite di ChatGPT è la sua incapacità di fare una reale conversazione. Perché abbiamo visto come ChatGPT sia incredibile per aiutarvi con la grammatica, con il lessico, con la produzione scritta, la comprensione scritta. Ma una conversazione faccia a faccia con ChatGPT ancora non potete farla. Quindi ecco, per praticare il parlato, no, avete bisogno di una persona reale. Né potete anche farle correggere la pronuncia, perché ovviamente non c'è un modo per voi per registrare la vostra pronuncia e ricevere un feedback a riguardo. Né appunto potete praticare l'ascolto. Per il momento ChatGPT non è in grado di leggere un testo per voi. Se glielo chiedete vi rimanda ad altre risorse. Però il mio consiglio è quello di utilizzare sempre gli esseri umani per questo. Ehi là, hai voglia di esercitarti e praticare il tuo italiano con insegnanti madrelingua? Fallo con lezioni individuali online. Abbiamo selezionato i migliori insegnanti qualificati per offrirti un servizio esclusivo. Italiano intensivo. Scegli il pacchetto che fa al caso tuo e comincia a parlare italiano da subito. Potrai sentire accenti diversi ed esercitarti parlando con professori madrelingua che ti correggeranno quando sbagli. Il giorno e l'ora delle lezioni li decidi tu e potrai prenotare le tue lezioni quando vuoi, compresi sabato e domenica. Clicca sul link che trovi qui per comprare e prenotare le tue lezioni online. Adesso il nostro team ti aspetta. Ciao ciao! In generale, come tutto, come ho sempre detto, ci sono dei pro e dei contro. Sicuramente è una buona risorsa che può essere aggiunta al vostro studio delle lingue straniere, al vostro studio dell'italiano. Io non direi di basarvi solo ed esclusivamente su ChatGPT per imparare l'italiano o qualsiasi altra lingua straniera. Questo no, io penso che una figura reale serva sempre. Quindi utilizzatelo con moderazione e con cautela. Se invece volete scoprire quali sono i pro e i contro di vivere in Italia, ve lo racconto in un altro video che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se poi cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o cultura italiana, non avete bisogno di andare su Google, scrivere e aprire tutti i siti per trovare la risposta alla vostra domanda, potete semplicemente aprirne uno, Learnamo.com. E non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Noi ci rivediamo prestissimo in un nuovo video.